Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate il mio aspetto, ma mi sto accingendo a fare lo shampoo. Infatti oggi utilizzerò per la prima volta con voi la Gassol, ovvero l'argilla saponifera del Marocco in sostituzione del mio abituale shampoo. Infatti questo video rientra nella playlist delle First Impressions in cui provo con voi dei prodotti nuovi per la prima volta. Se non conoscete la Gassol, vi lascio qui in alto il video in cui vi parlo nello specifico di questa argilla, quindi delle caratteristiche, delle proprietà e degli impieghi che se ne fanno. E uno tra questi appunto che è quello anche più conosciuto, è quella di utilizzarla come detergente sia per il viso, sia per i capelli, sia anche per il corpo. Allora, io non ho mai lavato i capelli con le argille prima di oggi e effettivamente non so cosa aspettarmi. So esattamente che la Gassol è un'argilla indicata per una cute grassa, per una cute delicata e anche per una cute problematica, quindi con forfora, irritata, che prude, arrossata, perché è un lavaggio molto delicato, quindi che va abbastanza bene per una cute un po' infastidita, un po' irritata, che è quella che ho io in questo momento. Non so come mai stia vivendo questa condizione attualmente, probabilmente è l'alimentazione che sto conducendo negli ultimi 2 mesi, perché sto mangiando veramente male. Sto notando infatti una comparsa di brufoli, di imperfezioni sul viso e probabilmente anche la mia cute ne sta risentendo, dal momento che io ho un problema di cute grassa di tipo genetico, quindi che non dipende da alimentazione, che non dipende da routine, che non dipende da altre cose, ma è una caratteristica di famiglia, diciamo. Già mi ritrovo a combattere con una cute problematica, ma adesso ci ho messo veramente un carico enorme, quindi probabilmente è proprio perché non sto mangiando assolutamente bene. Andiamo a preparare la Gassol in modo semplicissimo. Vi ho detto nel video dedicato all'argilla che la potete preparare preferibilmente con acqua calda, ma se volete aggiungere delle altre sostanze vi consigliavo di aggiungere il miele, la farina di ceci oppure delle altre sostanze, purché non siano gel naturali. Oggi io la voglio preparare soltanto con dell'acqua calda semplicissima. Voglio tenerla in posa per un po' di tempo, magari un range di 20 minuti, e voglio vedere un po' come lavora sulla mia testa. Non so cosa aspettarmi effettivamente, perché non ho mai utilizzato l'argilla, perché come shampoo non ho mai utilizzato nessun tipo di argilla, quindi effettivamente non so come la mia cute e come i miei capelli possano reagire ad essa, però vediamo un po' come si comporta. Allora adesso io vi lascio ad una brevissima preparazione, vi faccio vedere un po' come la preparo e poi ci vediamo direttamente per il risultato finale e per le considerazioni. Se invece volete vedere come faccio lo shampoo e tutto quello che riguarda il lavaggio, vi lascio sempre questo video in cui vi faccio vedere come preparo il mio shampoo abituale e come poi procedo nel lavaggio, nel risciacquo e nell'impacco idratante. Vi annuncio che oggi farò soltanto lo shampoo con la Gassol seguito dal risciacquo acido, quindi non faccio né impacco oleoso pre shampoo e né impacco idratante post shampoo. Quindi nel video che vedete, che vi linko qua sopra, dedicato allo shampoo, mancano 3 passaggi perché non farò neanche il risciacquo basico, dal momento che non vado a fare nessun impacco idratante dopo, quindi soltanto shampoo e risciacquo acido utilizzando l'aceto di vino bianco. Allora vi lascio alla preparazione e poi noi ci vediamo per le considerazioni finali.
Bene, penso che una recensione più a caldo di così non si possa fare. Io ho ancora i capelli bagnati, quindi sto attendendo che loro si asciughino. Allora, impressioni e riflessioni. Cercherò di trattenere l'entusiasmo perché sono rimasta molto contenta da questo lavaggio. Allora, innanzitutto la pastella si prepara velocemente e facilmente, è molto facile da preparare e vi assicuro che non serve nessun'altra sostanza oltre alla semplicissima acqua calda. È molto morbida, molto fluida, si stende bene. Anche i grumetti, ad esempio, che avete visto prima quando ho preparato velocemente la Gassol non si sono assolutamente sentiti e tra l'altro non sono neanche stati di intralcio quando ho steso il Gassol sulla cute, quindi anche se avete visto magari dei grumetti vi assicuro che non si sentono e non vanno assolutamente ad inficiare poi la stendibilità del prodotto. Allora, si stende bene, si massaggia bene, è molto confortevole da massaggiare, è stato un lavaggio molto semplice, scorre bene sotto le dita e da subito ho provato una sensazione lenitiva sulla cute e i capelli erano subito molto morbidi. Avete presente quando stendete una crema proprio sul corpo, sul viso, proprio morbida, questa sensazione di scivolosità che ha la mano sulla superficie e ho tenuto in posa 15 minuti. E ho fatto lo shampoo in doccia questa volta perché con la posa io preferisco fare lo shampoo nella doccia e mentre faccio la posa mi dedico magari a lavarmi il corpo, a depilarmi e quant'altro. Quindi ho atteso 15 minuti e in questi 15 minuti ogni tanto andavo a massaggiare la cute. Poi passati questi 15 minuti ho risciacquato bene sotto il getto dell'acqua. Ecco, mi raccomando, una cosa veramente che è importante quando utilizzate la Gassol, per evitare che i vostri capelli rimangano opachi e polverosi, risciacquate molto bene. Infatti è stata una cosa che ho fatto con molta accuratezza e con molto tempo, quindi ho dedicato proprio attenzione al momento del risciacquo e ho cercato anche di aprire bene le file dei capelli, di far entrare l'acqua all'interno appunto delle trame per favorire lo scivolamento della polvere. Allora, io vi avevo detto in questo video che la Shigakai era stata la mia erbetta per lo shampoo preferita, ma dopo aver provato la Gassol mi devo ricredere perché effettivamente devo ammettere che mi sono follemente innamorata di questa argilla. Innanzitutto perché io non ho mai avuto i capelli così istantaneamente morbidi e di una morbidezza veramente burrosa, cioè io non so se voi avete presente com'è il burro morbido. Ecco, i miei capelli dalle radici alle punte erano come il burro. Io non ho mai avuto questo livello di morbidezza con una sostanza per lo shampoo. La farina di ceci, che rappresenta la sostanza con la quale io effettuo il mio shampoo tradizionale, è una sostanza che lava bene e in molti video ho detto che mi trovo bene, anche se non è la mia sostanza per il lavaggio preferita. Preferisco di più destinarla al viso, a detergere il viso. Ma la farina di ceci mi rende le lunghezze dure. Io posso dire che questa è la prima sostanza che provo per lavare i capelli che mi pulisce bene, che è delicatissima, ha un lavaggio veramente super delicato e molto efficace, anche perché vi ricordo che io ho una cute grassa per genetica. Andare a portare via la mia quantità di sebo vi assicuro che è veramente molto difficile e bisogna stare lì a massaggiare un po', a essere piuttosto delicati perché la mia cute si può infiammare facilmente e bisogna utilizzare una sostanza che non sia troppo aggressiva. Ad esempio la Rita. La Rita è un'altra sostanza con la quale mi trovo bene ma che devo utilizzare veramente in piccolissime dosi perché deterge con molta aggressività e questa è la prima sostanza che mi pulisce bene, che è delicata sul mio cuoio capelluto e che mi lascia i capelli morbidi. Cioè sono morbidissimi, io non ho parole, cioè è come se avessi fatto 10 impacchi idratanti uno appresso all'altro seguiti dal balsamo. Cioè vi assicuro, io ero nella doccia, mi toccavo le lunghezze, ero messa così, non ci potevo credere. Allora adesso sono ancora molto bagnati, quindi è ovvio che sembrano tipo
travi, ma vi assicuro sono bagnati, quindi mi rendo conto che l'effetto non rende, però sono veramente morbidissimi, sono puliti, sono pulitissimi, io veramente non ho parole. E poi il risciacquo è una parte importante perché ovviamente la Gassol è molto sottile, quindi è facile che vi rimanga addosso se non la sciacquate bene. Poi dopo il lavaggio in sé io ho ultimato con il mio solito risciacquo acido fatto con acqua fresca e aceto di vino bianco e poi niente, ho proceduto con l'asciugatura con il phon a debita distanza, è sempre messo ad una temperatura morbida, quindi media, più tiepida che calda. Per le lunghezze le sto lasciando semplicemente asciugare da sole. Mi dispiace un sacco che io sono ancora mi pare che questa sera effettuerò il quinto giorno di massaggi allo scalpo con il gel di fieno greco, quindi questa sera purtroppo mi dovrò risporcare i capelli, perché nonostante io utilizzi un gel, comunque la sollecitazione proprio delle dita sulla cute purtroppo a me fa produrre molto sebo, perché la cute viene manipolata, viene toccata e quindi ogni volta che la vado un po' a sollecitare, a stimolare, lei si incazza. A parte ciò, voto 10+, assolutamente. Adesso mi riserverò di monitorarla nei lavaggi, esclusivizzerò il suo utilizzo, quindi utilizzerò soltanto la Gassol per questi lavaggi e vediamo poi come mi trovo, perché non vorrei magari che inizialmente mi trovo benissimo come è successo con la Shikai e poi dopo 2 o 3 shampoo magari mi trovo male. Quindi vi aggiornerò su i movimenti che ci saranno riguardo alla Gassol, ma per adesso esperienza assolutamente positiva e non posso ovviamente che consigliarvela. Non ci sono particolari accortezze, non mettete il gel all'interno della polvere di Gassol perché non ve la consiglio, nel senso so proprio che si disgrega e si fa a zolle, quindi io vi consiglio di prepararla con semplicissima acqua. Secondo me essere più semplici siete nelle preparazioni, meno cose mettete meglio è. Fatemi sapere se l'avete provata, se magari con il mio video vi ho stimolato magari a utilizzarla, perché ci terrei veramente molto a sapere anche la vostra esperienza, magari possiamo confrontarci anche su questo, oppure se avete dei consigli anche per i prossimi lavaggi che effettuerò. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.